Bentornati su Stelle Turche Rivelate, l'angolo in cui sciogliamo le trame che ci tolgono il fiato e ci fanno credere che, nonostante tutto, l'amore sappia ancora sorprenderci. Oggi vi porto dentro una domanda che vibra come una corda tesa tra il cuore e il caso. Per Gökberk Demirci e Özge Yağız è amore o destino? Lo so, sembra un interrogativo sospeso nell'aria, uno di quelli che divide, che accende discussioni, che ci spinge a cercare indizi in ogni sguardo, in ogni silenzio, in ogni coincidenza. Se amate le storie che intrecciano romanticismo, intrigo e scelte difficili, allora siete nel posto giusto. Prima di iniziare, ricordatevi di iscrivervi e attivare la campanella, così non vi perderete nessuna delle nostre immersioni nel cuore delle coppie che ci fanno sognare. Chi sono per noi, davvero, Gökberk e Özge? Due attori che abbiamo imparato a riconoscere tra un set e un tappeto rosso, tra rumori insistenti e momenti rubati dal dietro le quinte. Cosa li unisce? Perché la loro traiettoria ci cattura a tal punto da trasformare ogni nuova foto, ogni intervista, in una prova a favore o contro l'ipotesi che il loro legame sia scritto da una mano più grande della loro volontà. Il titolo ci porta dritti al cuore del tema: è una connessione tessuta dal caso, o una forza più antica, incalcolabile e ostinata, che li riporta sempre nella stessa stanza, sotto la stessa luce? Noi spettatori spesso cerchiamo schemi. Guardiamo una coppia e ci domandiamo se quella scintilla, quel magnetismo quasi inspiegabile, nasca dal puro incontro tra due caratteri affini, o se sia il risultato di un percorso segreto che li ha condotti fin lì, passo dopo passo, come se una bussola invisibile li avesse orientati verso la stessa rotta. Con Gökberk e Özge, questa domanda si fa ancora più urgente, perché la linea di confine tra finzione e realtà è labile. Li abbiamo visti innamorarsi sullo schermo e, allo stesso tempo, osservati inciampare e rialzarsi nella vita vera, come se le sceneggiature a volte si limitassero a seguire ciò che già ardeva dietro gli occhi. Immaginate il contesto del loro primo vero incrocio. Una sala prove con l'odore di luci calde e copioni segnati. Una pausa caffè tra battute ripetute fino allo sfinimento. Un buongiorno detto con timidezza e quella gentilezza discreta che appartiene a chi non vuole invadere. Lei, Özge, ambiziosa e luminosa, con quell'energia che non ha bisogno di volume per farsi ascoltare. Lui, Gökberk, saldo, riservato, uno di quelli che sembrano proteggere il proprio mondo interiore come si custodisce un segreto prezioso. Il resto è successo in filigrana, sguardi che si incontrano quando nessuno li aspetta, risate smorzate per non rovinare la scena successiva, complicità che cresce fra prove, errori, pause troppo brevi. Se volessimo leggerla come una storia scritta dall'universo, diremmo che i segnali sono evidenti, che si ritrovavano puntualmente nei momenti cruciali, quando le scelte diventavano diramazioni di un destino potenziale. Un provino spostato all'ultimo minuto che li fa arrivare alla stessa ora, la pioggia che li costringe a ripararsi nello stesso corridoio, l'ascensore bloccato che regala 10 minuti di silenzio e sorrisi imbarazzati. Se ci crediamo, diremmo che era troppo per essere solo coincidenza. Che, in fondo, alcune porte si aprono perché devono aprirsi. Ma l'amore non nasce mai già pronto. L'amore si costruisce con una pazienza che oggi fa quasi paura. Si coltiva tra un turno di notte e una colazione mancata, tra incomprensioni e ritorni, con il coraggio di rivedere la propria versione della storia quando l'altro mostra un'ombra, una fragilità, un confine. Se per Gökberk e Özge, nonostante i riflettori, le pressioni, i contratti e i discorsi prudenti, la connessione ha superato il livello della chimica in scena per diventare un patto silenzioso, allora ciò che vediamo è amore nella sua forma più testarda. Scegliere l'altro quando sarebbe più comodo lasciar perdere, restare quando è più facile andare. E se fosse entrambe le cose? Se il destino avesse messo in moto l'incontro, la circostanza, l'occasione preziosa, e fosse poi stato l'amore a mantenerli uniti, a cucire gli strappi, a resistere agli urti? Pensiamo spesso al destino come a una linea dritta, inalterabile. Forse invece è una costellazione di possibilità, incontri, ritardi, deviazioni, porte socchiuse. Il destino ti mette davanti la soglia. L'amore decide di attraversarla. Prendiamo qualche scenario, perché le storie si capiscono meglio quando le tocchiamo con mano. Immaginate Özge finire al centro di un vortice mediatico, inseguite da voci ingiuste, uno di quei momenti in cui tutto quello che dici viene frainteso. Gökberk, immerso nella preparazione di un ruolo serio, magari proprio quello di un ufficiale di polizia per una nuova serie.
È stretto tra il dovere della riservatezza e l'istinto di proteggerla. All'inizio la vede come un rischio, come qualcosa che potrebbe compromettere la sua immagine professionale. Poi ascolta, guarda meglio, riconosce negli occhi di lei non un capriccio da star, ma la fatica di chi regge il peso delle parole altrui. Se decide di esporsi, di starle accanto, di rischiare il suo equilibrio per darle riparo, e non lo fa per calcolo, ma per un impulso che non sa più trattenere, in quel gesto c'è più che strategia. C'è l'amore che inizia a farsi strada. Oppure capovolgiamo la prospettiva. Gökeberg affronta un progetto che lo consuma e lo mette a nudo, una parte difficile che scava nei nervi e nella memoria, le giornate che si accorciano e la notte che s'allunga senza pietà. Osge entra in quel caos con un punto di vista diverso, vede ciò che a lui sfugge, propone soluzioni sottili, porta qualche raggio di calma dove prima c'era solo frastuono. Non è la spalla silenziosa, è l'alleata che si sporca le mani, che gli ricorda di respirare, che lo riporta alla riva quando la marea lo trascina troppo lontano. Se lui comincia a fidarsi, a contare sul suo sguardo come su una bussola, a sentirsi migliore accanto a lei, allora l'amore è nato dalla stima e dalla necessità reciproca. Qui si innesta un altro punto, il libero arbitrio. Quanto comandiamo davvero nelle faccende del cuore? Se una scia di coincidenze li ha fatti incontrare, possono davvero girarsi e andare in direzioni opposte senza sentire una fitta? Se invece è l'amore la forza dominante, fino a che punto la loro volontà può arginare le tempeste, piegare gli eventi, trasformare gli ostacoli in ponti? Queste domande pesano di più quando ci sono aspettative intorno, quando agenti, registi, brand, fan, tutti hanno un'idea di ciò che dovrebbero essere e fare. E poi ci sono le prove. Non parlo solo dei set e dei copioni. Parlo delle scelte che dividono. Quando sei un attore sotto contratto, la lealtà è un dovere, verso la produzione, il pubblico, l'immagine costruita con fatica. Ma la lealtà che nasce dall'amore chiede un'altra cosa, essere presenti quando l'altro vacilla. Se capitasse che la carriera di uno imponga silenzi, distanze, orari impossibili, e l'altro debba decidere se restare o farsi da parte per non intralciare, quale fedeltà vince? La giustizia impersonale delle regole o la misericordia di un abbraccio che dice ci sono? In ogni scelta si disegna la fisionomia del loro legame, se è un capriccio del destino che si spegnerà al primo soffio, oppure una scelta d'amore che non teme di sporcarsi di realtà. C'è anche un destino che non è magico, ma umano. A volte gli incontri che contano ci costringono a crescere. Forse Gökeberg, con la sua calma e il suo modo asciutto di stare al mondo, ha insegnato a Osge il valore del ritmo interiore, la bellezza dei passi misurati. Forse Osge, con la sua luminosità precisa, gli ha ricordato che si può essere forti senza alzare la voce, che la dolcezza non è debolezza ma scelta. Se, standosi accanto, diventano versioni più autentiche di se stessi, allora quel destino è una direzione di crescita, non un copione da recitare a memoria. Guardiamola anche con l'occhio di chi racconta storie per mestiere. Quando un regista vuole farci credere al destino, dissemina il film di piccole tracce, coincidenze che tornano, oggetti simbolici che appaiono al momento giusto, sogni che anticipano scene future, personaggi sentinella che offrono consigli al momento esatto. Se intorno a Gökeberg e Osge vediamo ulivi che ricompaiono nelle foto, canzoni che li inseguono in luoghi diversi, il medesimo colore in scatti lontani, siamo tentati di pensare a un filo conduttore scritto da una mano invisibile. Ma quando un racconto vuole parlare d'amore, quello vero, sposta la lente su altro. Conversazioni a bassa voce, fiducia costruita a strati, sacrifici che non fanno rumore. L'arte difficile di chiedere scusa, l'umiltà di perdonare. Se è questo che emerge quando li guardiamo, allora l'amore non è un tema, è il protagonista. La verità più affascinante, però, è che amore e destino raramente si escludono. Si sfiorano, si alternano, si alimentano. Forse il destino ha regalato a Gökeberg e Osge l'inizio, l'occasione unica di riconoscersi in mezzo al frastuono. Ma è l'amore che ha lavorato nel tempo, tagliando via gli eccessi, cucendo gli strappi, spingendoli a tornare anche quando sarebbe stato più semplice intraprendere strade parallele. È come una casa. Il destino è il terreno trovato per caso in una giornata di sole. L'amore sono le fondamenta gettate con pazienza, i muri che proteggono, le finestre aperte per far entrare aria nuova. E allora, qual è la risposta? Soggettiva, come sempre. Dipende da dove scegliamo di posare lo sguardo. Se preferiamo leggere la loro storia come una costellazione di segnali,
allora diremo che qualcuno, oltre di loro, ha orchestrato l'incontro. Se invece ci commuove la tenacia con cui due persone si scelgono e si ricostruiscono, allora diremo che l'amore ha vinto su tutto, anche sulla severità degli eventi. Ciò che non si può negare è la potenza di questa connessione, capace di accendere la nostra immaginazione e farci credere che, al netto delle complicazioni, essere visti a fondo da un altro essere umano sia ancora il più grande dei miracoli. Ripercorriamo il cammino che abbiamo fatto insieme. Ci siamo chiesti se l'incontro tra Gökberk Demirci e Özge Yaz sia stato scritto tra le righe del fato o scolpito, giorno dopo giorno, dal lavoro dell'amore. Abbiamo guardato alle coincidenze che sanno di destino e alle scelte consapevoli che parlano d'amore. Abbiamo esplorato prove e sacrifici, crisi e rinascite, e ci siamo ricordati che spesso le due forze non sono nemiche, ma complici. Il destino apre la porta. L'amore attraversa la soglia e resta a mettere ordine. Ora tocca a voi. Quale storia vi convince di più? Vi sembra che Gökberk e Özge siano insieme per una magia del caso o per un patto costruito tra fragilità e coraggio? Raccontatelo nei commenti, le vostre parole fanno di questa comunità qualcosa di vivo e prezioso. Se questo viaggio vi è piaciuto, lasciate un like, condividetelo con chi ama perdersi in storie di cuore e, se ancora non lo avete fatto, iscrivetevi a Stelle Turche Rivelate per non perdere le prossime puntate del nostro racconto collettivo. Noi ci ritroviamo qui, presto, con un'altra storia che saprà metterci alla prova. Fino ad allora, prendetevi cura dei vostri sogni e delle persone che li abitano, perché, che sia destino o amore, certe strade valgono sempre il cammino.